Buonasera amici scassoni e bentornati in questo nuovo video. Se vi siete persi la precedente puntata, mi raccomando andatela subito a recuperare, perché questa è la continuazione di quella precedente. Comunque, facciamo un breve recap senza fare tanti spoiler. Siamo nel campionato GT4 by Racing League Italy su Raceroom, con me a bordo della McLaren 570S GT4 e Marco Quagliotti, il mio compagno di squadra, su un Audi R8 GT4. Dopo le gare della prima tappa ci troviamo secondi in classifica e ora ci servono due bei risultati per riacciuffare una coppia di piloti molto forte, Bio e Fanelli. Come avrete visto nel video precedente, gara 1 purtroppo non è andata nel migliore dei modi, quindi dobbiamo dare il massimo per sfruttare appieno questa mini endurance con griglia invertita. Quindi stringete bene le cinture e preparate gli snack, perché come nella gara 2 della tappa precedente, anche oggi vedremo tanta azione e colpi di scena. Buona visione, sgassoni! E quindi si partirà probabilmente in P5, grande occasione, avendo anche davanti Marco, quindi cercheremo di scappare via dai più veloci. Si potrebbe azzardare a calare l'ala D1, ma dato che abbiamo il pieno è un grande azzardo. Ora sarà il finimondo, perché questi ragazzi davanti sicuramente vorranno strafare. Lo sapevo che non avrebbe messo la seconda. Che te piace? Libero a destra. Attenzione ai contatti, perché Racer non tende a essere molto birichino. Ce l'hai a sinistra. Still there. Clear left. Yellow flag, stay sharp. You're in the right side's clear. Ecco, Clear punto. all round. Ovviamente i ragazzi non guardano Green flag, you're clear. il radar. Oh, mi sa che non ho messo il TC. Car left. E ancora Clear left. Okay, Eric, keep doing what you're doing. This is spot on. Purtroppo bisogna scappare via. Bisogna approfittarsi di questa situazione. Non vedo Marchino. Ah sì, è terzo, bene. Devo assolutamente sorpassare Enrico.
destra. Libero a sinistra. Questa penso sia l'unica curva che ci permette P4. un sorpasso. Phantom è pericoloso perché naviga solitamente nelle ultime posizioni, quindi stare attenti, non tanto per l'esperienza ma per la velocità. Essendo più lento lo potremmo ritrovare, insomma, Car right. Clear right. in mezzo nei punti più tragici. Purtroppo il BMW sarà molto complicato superarlo, l'abbiamo visto in gara 1. Abbiamo Alessandro dietro, grande problema. Right side. Clear right. Mannaggia, oh. Così non riesco a superarlo. 4 litri. Non può stare bene questa curva. Left side. Incident sector 3. Libero a sinistra. Left side. Bene. Line. Clear left. Sector 3 is clear. Just keep hitting your marks. This is looking good. Terza posizione. Grazie Ale per la spintina. Chi c'è primo? Persi. Ah! Attenzione! Reduce di un incidente in gara 1. Si rifarà in gara 2. A meno che il nostro Marchino non tiri fuori qualche sua magia. Però vedo già un secondo di distacco. Andrea è molto veloce. Gira in 28,4? Molto più veloce di me. Ma immaginavo che infatti Marco andasse più veloce di me.
Attenzione. Left side. Still there. Bandiera blu. Still there. Hold your line. Ah, A sinistra. Come on, through. Don't let it grande get away. esperienza da parte di Alessandro. Peccato. P4. L'Audi ha una tenuta incredibile. Poi ovviamente bisogna anche saperla mandare. Un errorino stupido. Guarda come gira. Wow. La mia se la sogna fa quelle cose. Stava tutto con lo sterzo così e tanto ho girato tanto. Guarda quello che fa. E tanto riesce ad andare forte. È tutto sovrasterzo a bestia. Qui è la lettone che mi ha fregato, eh. Devo tenere la lettone a 10, lo sapevo. Per cercare un po' più di aggressività. Purtroppo le gare si vincono anche non facendo errori. Io l'errore l'ho fatto e ho perso il podio. Non so veramente come fanno a non surriscaldare le gomme guidando così. È molto più aggressivo di me. Sta strafacendo, eh? Sector 3 is now yellow. Si dice strafacendo? È sopra sui limiti. Ancora tutto può succedere perché manca più della metà della gara, ecco. Punto. Perché non sto zitto? E non ho messo i guanti, ma preparati e non l'ho messi. Sector 3 is green. No, qui bisogna andare terzi. Mannaggia. Già il rosso sta dietro, eh? Devo fare molta attenzione. Non abbassare la guardia.
Quarta posizione. Ha fatto il giro della qualifica. Quanto taglia, mamma mia. Strano che non gli diano la penalità. Una doppiata? La rapportatura della McLaren fa veramente schifo. Distacco attuale 1 secondo e 4. Adesso sono riuscito a metterla bene. Quanto si diverte a prendere quel panettone? E mica potrà fare lo stuntman per 40 minuti. Sector 2 is clear. È un po' altissimo. Sector 1 is yellow. Yellow flag. Looks like the leader's gone off. Persi di nuovo la persa? No, non ci posso credere. It's in clear. 2 gare su 2. Vai Marchino, vai! È arrivato il momento di prendere la vetta. Tu che puoi. Aver tolto quel punto di aerodinamica Distacco attuale è di 1 secondo e 7. ha influenzato tantissimo lo stile di guida. E3. Ma come 29-0 che ero sotto col tempo? Sector 2 is now yellow.
gap to U4 behind us now. 2 secondi e 1. Distacco costante con Gianrosso. Perso tantissimo questo giro. Eppure è sempre 29-0. Tempi altissimi. Strano. Oh, mamma mia. Sì, sono andato largo, mi dai anche la penalità? You need to slow down a bit if you don't want a penalty. Sono in crisi con l'assetto. Mannaggia a me, che non mi faccio Yellow affari flag miei. sector 1. Okay, Eric, halfway home. Fuel's good. Abbondante. Bisogna fare attenzione a Gianrosso perché sta portando sotto pericolosamente, Lui che comunque nei finali di gara è un pochettino più veloce. Vantaggio attuale 1 secondo e 7. B3. Un pochettino io ho dato. Bisogna migliorare questi tempi, sono troppo alti. Così a occhio croce mi sembra che comunque
sto recuperando un pochettino, ma mi sembra che era su 4 secondi. Comincia a essere forse un po' in difficoltà con le gomme? Forse questo assetto consuma poco le gomme? Però già il rosso sta sempre lì. Mannaggia. Sto cercando di strafare per migliorare un po' i tempi. Il tuo vantaggio attuale è di 1 secondo e 2. Non mi sento per niente sicuro da già rosso. Sta facendo una gran rimonta? E ormai mi vede bene. Vede bene i miei scarichi. E comincia quasi a sentire il profumo del mio Amber Magic. Odore papaya. E non ho la minima idea di come possa essere. Non avendo mai mangiato una papaya. Porca miseria, 7 decimi. BMW che sul passo gara fa la differenza. Oh. No, sto facendo troppi errori. Con calma. Riacquistiamo la concentrazione. Questi ultimi 10 minuti l'ultima cosa che vorrei è perdere un podio che manca da tantissimo ormai. Sta guadagnando vista d'occhio, mamma.
Mamma mia. Veramente strana questa cosa. Comunque non sto girando su tempi alti, eh. Ok, sto facendo diversi errorini, ma 87. Incident in Sector 3. Sector 3 is yellow. We think Julian has binned it. Green flag, Sector 3. Attenzione, ci potrebbe essere un doppiato. Tempi comunque alti, dovrei girare molto meglio. È vero che non ho mai simulato la gara da 40 minuti, però con me sono ancora messi abbastanza bene. Un secondo ormai da Alessandro. Quindi potremmo anche sfruttarne la scia volendo. Questo terzetto che si è creato a fine gara. Il quale io... ho messo una marcia. Sono nella posizione più scomoda, essendo in mezzo a questi due lottatori di hamburger, di burger. Si è accesa la posteriore sinistra, anche l'anteriore. Vediamo se questi ultimi 5 minuti si riuscirà a sfruttare qualcosa, quello che è stato in passato come una normalità, la bagarre tra me e Alessandro.
Mamma mia, 29,4 è altissimo. Ce l'hai a destra, Still there. libero a destra. Qui... Mamma mia, non vedo niente. Solamente quando gli lampeggio vanno sempre più forti. Li sprona. Ma questo tappo non fa bene alle mie prestazioni. Perché Gianrusso ormai è lì. Potrebbe approfittarsi di qualsiasi colpo basso? Come right side's clear. Qualsiasi micro errorino? Forse sta facendo lift and coast, eh? Attenzione. Secondo me è a corto di benzina. Forse per questo. Car right. Eh sì. Chiaramente. Un errore di gioventù per Alessandro? Due minuti al termine. Che traiettoria, ragazzi. Come si fa? Noi che abbiamo una benzina più che abbondante. Ma come l'ho messo? Oh santo cielo. Sector 3 is yellow. B2. Boh, strano. Ha ripreso la sua marcia. Car left. Clear left. Allora, è stupido.
Sector 3 is clear. Green flag. E dovrebbe essere l'ultimo giro. Ultimi metri per il team Racing Italy B. Vede la vittoria di Marco Well done, Eric. Great drive. Quagliotti e seconda posizione il suo compagno di squadra Eric Van Dix. Finalmente un podio. Wow, questa è stata una bella sgommata, eh? Finalmente era meglio una vittoria, però per come si sono messe le cose, finalmente una bella gara, ragazzi, con Alessandro che non si sa come mai ha liftato negli ultimi giri. Molto strano, o avrà sbagliato marcia, non lo so. Sì, due belle gare molto molto complicate, devo essere sincero, sono state molto tirate. Stranamente non ci sono stati, almeno da quello che ho visto, tantissimi incidenti rispetto alla prima tappa che è stata il Hockenheim, che ha visto tantissime penalità per incidenti, per errori, veramente da quasi direi amatori, forse anche meno. E quindi bella questo 1-2 del team Sim Racing Italy B, se non erro, contro il team Sim Racing Italy A, comandato da Alessandro Bio e il nostro qui in chat Francesco. Quindi tantissimi punti oggi, nonostante Alessandro fosse arrivato davanti, ma noi eravamo quasi immediatamente dietro, e anche a Marco, quindi molto probabilmente abbiamo rosicato tantissimi punti. Grande il nostro Fra che ci ha accompagnato in questa live e ci ha dato anche dei consigli molto utili. E quindi vediamo questa classifica parziale che ovviamente non combacia con quella reale, con ripetiamo, gara 1 che ha visto Daniel Stremaier in prima posizione, secondo Vicari, terzo Emmanuel, quindi il primo della Sim Racing Italy è arrivato terzo, e poi a scalare sempre della nostra Sim Gang Alessandro, Marco e me. Marco ottavo, Enrico undicesimo e basta. Oggi pochissime persone, 16, con mi sembra un paio di persone che non hanno potuto partecipare, quindi una presenza molto bassa. Non che nella prima tappa sia stato molto diverso. Continuando, gara 2, questo 1-2 del team Racing Italy 2, un giallorosso che è stato pericolosissimo, però su questa pista è difficilissimo sorpassare, a meno che non ci sia una differenza di prestazione importante. Un Alessandro che stranamente negli ultimi giri ha tirato fuori bandiera bianca, facendoci passare da me e Marco. Streimayer che è arrivato sesto, e va benissimo. E sono state due belle gare combattute, un po' meno gara 1 che purtroppo eravamo tutti lì più o meno, e se i tempi sono uguali è quasi impossibile superare, e infatti si è visto sia in gara 1 che in gara 2. Quindi abbiamo detto tappa 2 Oschersleben, tappa 3 Portimao. Benissimo, benissimo, questa è una pista che mi piace particolarmente, abbiamo fatto buonissime cose.
Dopo Portimao ci sarà l'Ausitz Ring, bella pista tosta anche questa, ma molto larga, quindi ci sarà spazio a sicuramente molti sorpassi, anche se comunque sono curve a raggio costante, quindi non sarà facile da superare. Ed infine Imola. Imola che è una pista che mi piace tantissimo, ma oltre a Project Cars 2, tra sfortune, incidenti e gare non proprio felicissime, si tratta sempre di trazione anteriore dove non sono fortissimo, quindi vedremo sulle GT4, vedremo. Io che sulle GT3 sono andato sempre fortissimo, gare battagliate, ma neanche tanto perché ho fatto sempre la differenza che mi hanno fatto vincere dei diversi campionati, quindi vedremo, dai. Sono molto fiducioso di recuperare prestazioni che sono state molto carenti sulle Superturismo. Va bene, ci salutiamo allora. Quindi mi raccomando, seguite social, seguite soprattutto il canale YouTube e non siamo lontanissimi dai 100 iscritti, quindi dai, mi raccomando, non costa niente mettere il follow, che però per me fa tantissima differenza perché, dai, se arriviamo molto in alto, possiamo fare pressione a quelli che sono dei concorrenti che sono ovviamente agguerriti, ma ultimamente non sono fortissimi. Noi stiamo facendo belle cose, incluso Mapo, quindi noi e Mapo stiamo andando alla grande rispetto alla controparte che abbiamo visto nei primi campionati che sta perdendo molto quel sprint che li ha visti dominare la scena, secondo me. Quindi io direi di salutarci qua e alla prossima tra 2 settimane, mal che vada, per la terza tappa Portimao. Fate tante scassate, sgominate e ci si vede in pista. Ciao! Il buio si frantuma, scatta il verde, un lampo arancione che si perde, giro dopo giro nell'eco dei motori, sfidando il destino e i suoi predatori. L'asfalto è una tela, la traiettoria è la via, e scrivo il futuro in questa scia. Il vento urla e si fa voce dentro me, spingendo l'anima oltre ogni perché. Un brivido sale, la mente è chiara in questa notte che non ha tara. Eric Bandi scorre, il mondo ora vedrà, a Kreuzfeld nel buio, il sogno è realtà, come quel tuono eterno che non tace mai, le mezze attende, sarà casa mia. Dall'alba